Ciao a tutti amici, oggi voglio fare un ringraziamento ad Amazon per il mio nuovo oscilloscopio. Allora, adesso vi spiego la storia. Questo è il mio nuovo oscilloscopio. Precedentemente ne avevo uno a due canali, non so se qualcuno ha notato. Cos'è successo? Praticamente il mio due canali, che era 200 MHz, questo è un 100 MHz, 4 canali e in più ha delle altre funzioni. Mi sono accorto che il canale 1, diciamo quello giallo, era leggermente diverso dal canale 2. Quando si faceva la calibrazione della sonda, ora vi faccio vedere. Ora questi sono i due canali. Allora, mettiamo la massa, andiamo, facciamo per 10, per 1, ok, facciamo per 10. Ok, mettiamo i due canali, facciamo automatico. Ok, vediamo anche il canale 2, alziamo un po' il canale 2. Ora vi spiego cosa succedeva. Allora, mi sono accorto che il canale giallo aveva un'ampiezza diversa, praticamente era più basso, praticamente lo vedevo così. Ok, vabbè, adesso è quello azzurro, quello rosa. Il giallo era leggermente, allora, ok, era leggermente più basso. Ho provato a invertire le sonde, diciamo a buttare dentro dei segnali identici, ma il problema era sempre quello: il canale di sinistra era più basso e in più il tempo di salita, vedete, non erano uguali. Quello giallo cominciava a far così. Allora questo per me era un problema. Allora, ho cercato di fare diciamo la calibrazione, quella che si fa con i tasti qua, ma non ho risolto niente. Ho guardato un po' in internet, non ho trovato niente in particolare su questo tipo di guasto. Allora mi sono rivolto ad Amazon. Allora, all'inizio ho cercato sul sito di Amazon l'assistenza. Entro nel sito dell'assistenza e mi dava praticamente varie marche dove potevo spedire l'apparecchio, diciamo, per fare assistenza. Solo che tutte le marche che c'erano disponibili, non c'era, diciamo, quella della Siglent. C'era, diciamo, Siemens, Bosch, Whirlpool, tantissime marche, ma la Siglent non c'era. Allora, secondo tentativo, ho voluto restituire il prodotto, ma siccome che era un anno e mezzo che avevo sto oscilloscopio, non mi è stato possibile restituire il prodotto, perché Amazon praticamente ritira, ti scambia il prodotto, diciamo, te lo dà nuovo o te lo rimborsa solo nei primi 30 giorni. Questi tentativi di restituzione prodotto e cercare di trovare un'assistenza li ho fatti in un giorno di domenica, ed era anche sera tardi, era circa mezzanotte. Poi ho detto, ma sì, proviamo a fare, ho visto in parte la chat, ho detto proviamo a scrivere sulla chat, ho descritto il mio problema sulla chat e mi ha risposto una signora gentilissima e mi ha detto praticamente che l'oggetto aveva la garanzia di 2 anni. E gli faccio sì, io c'è da un anno e mezzo che ce l'ho. Quindi lei mi fa aspetta 5 minuti che provo a vedere la garanzia del tuo oggetto. Dopo 5 minuti mi risponde e mi dice sì, possiamo rimborsarti tutto l'apparecchio. Io sono restato un po'
cioè, è stata una bella notizia, perché io avevo già in mente di comprare un 4 canali. Quando l'ho comprato ho detto ma sì, 4 canali non mi servono. Invece ho avuto l'esigenza di adoperare 4 canali su quando stavo riparando un amplificatore vecchio, per vedere sia l'ingresso che l'uscita di tutti e due i canali. Dunque servono 2 sonde sull'ingresso e 2 sonde sull'uscita. Quindi la notizia bella è quella che io non avrei mai pensato che Amazon, dopo un anno e mezzo circa, mi diciamo rimborsasse un apparecchio, diciamo, guasto. Sono stato molto contento, ho aggiunto 100 euro e ho comprato questo a 4 canali. Tutto questo per ringraziare molto Amazon. Su altri ordini che ho avuto con Amazon, che ho dovuto restituire, mai avuto problemi, e sempre rimborsato tutto al 100%. Ecco, ora vi farò vedere un po' di misure con questo oscilloscopio. Come ho detto prima, questo è un 100 MHz, il mio da 2 canali di prima era 200 MHz, però vedo che va benissimo anche sopra i 100 MHz, non perde tanto di ampiezza. Vi farò vedere un po' di misure con questo generatore di segnali sinusoidale, che parte da 300 kHz, da 100 kHz fino a 150 MHz, e crea anche delle armoniche superiori ai 150 MHz. Questo invece è un generatore di onda quadra, farò vedere. Questo arriva solo fino a 5 MHz. E ora andrò a tarare le sonde, vediamo se sono già tarate. Allora, mettiamola quella rosa. Ok, vedete che sono perfette. L'altro oscilloscopio, quello diciamo guasto, il primo canale, che era il giallo, era aveva l'ampiezza più bassa, praticamente anche solo a calibrare la sonda si notava subito che la riga gialla arrivava qua più bassa, e se andavamo a aumentare il tempo di salita faceva una curva molto, non con quelle diciamo raggio qua, ma molto più diritta, faceva così, e questo vuol dire che il canale A non andava bene. Probabilmente a guastare il canale dell'altro oscilloscopio devo essere stato io, quando ho fatto delle misure sul trasformatore di un microonde, non usando le adeguate sonde. Ho usato una sonda da 1000 volt con in serie una resistenza da 10 MΩ, però probabilmente è successo qualcosa che mi ha rovinato il canale. Penso che sia stata quella volta, perché altre misure così alte di tensione non ne ho mai fatte. Ok, ora proseguiamo e andiamo a vedere questo generatore di segnali sinusoidali, di onda sinusoidale. Allora, lo attacco su un altro canale, così almeno vediamo cosa succede. Sul canale 4, escludiamo l'1, escludiamo il 2. Ok, vediamo la frequenza di questo generatore sinusoidale, partendo dalla prima selezione, cioè 100 kHz, 300 kHz. Adesso siamo al minimo, siamo a 100 kHz. Qua regoliamo
l'ampiezza, perché per ogni scala poi bisogna ritoccare l'ampiezza. E adesso siamo a 100 kHz, ok, infatti siamo a 100,6. Andiamo a 150 kHz, ok, 149,9, qua siamo a 150. Andiamo a 300 kHz, che 300 kHz siamo qua, ok, è aumentata un po' l'ampiezza, vediamo se diminuire questo, no. Ok, così siamo a 300 kHz. Ok, cambiamo scala da 300 a 1000, cioè da 300 a 1 mega, facciamo 300, ok, 300, 400, 400, 500, 500, ok, vediamo se si vede meglio l'acquisizione, o è proprio così sì, è proprio così disturbata la sinusoide, ok. Poi passiamo a 800 fino ad arrivare a 1000, 1 mega. Vediamo se si riesce a regolare un po'. Ok, qua siamo a 1 mega, torniamo indietro e cambiamo scala. 1 mega, 3,5 mega, partiamo da qua, 1 mega, ok, 1 mega, e diciamo che quando stiamo nel range fino a metà è più preciso, da qua in poi la precisione va un po' a calare perché sono più vicini i numeri. Da qua fino a metà abbiamo più precisione nella frequenza. Abbiamo detto 1 mega, (1,5), 1,5, 2, ok, 3 mega, e qua abbiamo una sinusoide molto bella, molto pulita, diciamo. Arriviamo fino a 3,5, 3,4, 3,5, ok. Cambiamo ancora scala, 3 mega, 11 mega, mettiamo da 3, ok, tre, 5 mega, la sinusoide è sempre più bella, ok, e andiamo a 10 mega, 9,9, 10 mega. Bisogna sempre regolarsi con l'ampiezza per avere una sinusoide abbastanza buona. Allora, ok, cambiamo ancora, facciamo 10-35 mega, diciamo che è sempre più
bella come sinusoide. Qua siamo a 10, ok, perfetto. 10, andiamo a 15, 25, 35. Cambiamo scala. Vediamo l'ultima scala da 32 a 150 mega. Allora, qua siamo a 32, ok, 40 mega, ok, 50 mega, facciamo 60, 70, 80, così siamo a 100 mega. La sinusoide è bellissima, però ora l'oscilloscopio comincerà un po' a degradare l'ampiezza. Vedete, dopo i 100 mega comincia molto ad abbassarsi. Ok, comunque avete visto che fino a 150 mega riusciamo a fare le misure. Ok, ora vi farò vedere le armoniche che genera questo oscillatore. Sull'ultima scala genera delle armoniche da 96 a 450 mega. Come facciamo a vederle? Le vediamo subito. Con la funzione FFT. Ok, se noi vedete che adesso siamo intorno ai 50, mettiamoci a 50, praticamente abbiamo, andiamo a centrarla, è già abbastanza centrata, ok, 50 mega, abbiamo ingrandiamo la visualizzazione, facciamo schermo intero, configurazione, display, qua è schermo sovrapposto e qua è schermo intero, ok. Vedete che abbiamo queste armoniche che vengono generate praticamente 50 MHz, viene generata un'armonica, vediamo, orizzontale, viene generata un'armonica a 100 MHz, un'altra a 150, ok, e un'altra a 200. Ora vi faccio vedere a spegnere, vedete che le frequenze vanno via, ok. Se vogliamo allargare e vedere meglio il segnale, si può aumentare le divisioni, vedete? Ok, se vogliamo aumentare l'ampiezza invece andiamo sul verticale, ci abbassiamo di livello e mettiamo una scala ok, ho sbagliato, però adesso risaliamo, ok, vedete?
oppure possiamo vederlo in un altro sistema, non in dB VRMS, ma in volt RMS. Questo è il segnale. Aumentiamo ancora la scala, così mi sa che è troppo, vediamo se riusciamo. Ok, vediamo questo dai 50 MHz, e se noi andiamo a cambiare la divisione vedremo le altre. Vabbè, adesso si vedono molto in piccolo, sono queste. Proviamo ad andare ad aumentare verticale, scala 2 millivolt, ci rialziamo e le vediamo ancora qua, ce le troviamo ancora qua. Ok, questa funzione di analizzatore di spettro praticamente mi consente di arrivare fino a 500 MHz, vedete? Dopo i 500 MHz non si vede più niente. È una bella cosa perché si possono vedere anche dei radiocomandi se funzionano. Adesso vi farò vedere un radiocomando. Spegniamo il nostro trasmettitore, vediamo questo telecomando per esempio. Questo telecomando genererà un treno di impulsi e andiamo a vederli. Allora facciamo ancora acquisizione, andiamo a richiamare il nostro programma. Ok, io vado a schiacciare il telecomando, vedete, e genererà questo treno di impulsi. Se io vado a abbassiamo un po', vediamo. Ok, se io vado a abbassiamo ancora un po', in verticale. Ok, se io vado a salvarlo, ok, salverò tutto il segnale. Però se voglio vederlo meglio con la funzione roll, io vado a schiacciare mentre funziona la funzione roll, lo blocco e vado a vedere tutto il mio treno di impulsi. Ok, vedete tutto il pacchetto del segnale che arriva, che poi dal ricevitore verrà codificato. Ora vedremo un altro telecomando, vediamo se sempre con la funzione roll. Ok, questo è un po' alto. Ok, facciamo stop e vediamo quest'altro segnale. Questo è solo un segnale in frequenza, non ha dei codici, strano. Ora vi farò vedere con questa trasmittente della Baofeng le frequenze che si possono vedere all'oscilloscopio. Io sono già sui 150,010 MHz, vado a premere il pulsante di trasmissione, vedete, allora 150,010 150,010, ok,
è perfettamente uguale. Andiamo a spegnere questo segnale dell'oscilloscopio e del generatore di segnali e rifaccio la stessa cosa con questa. Vedete come è centrata la frequenza e come, diciamo, risponde 150.010 150.010. ora vi faccio vedere, vado a beccare, diciamo, l'onda giusta, onda sinusoidale del segnale, e vedete che non ha nessun problema a gestire questa frequenza. Ora farò vedere a cambiare frequenza, facciamo 170.000, andiamo in trasmissione e siamo a 170.000, vedete qua e vedete qua. Ok, così siamo a 147 MHz. Prendiamo il trasmettitore, vedete che siamo a 147 MHz, 147.000. Se vogliamo vedere la FFT, la vediamo qua sotto, ci spostiamo sull'orizzontale e andiamo a centrare la nostra frequenza 147.0. possiamo allargare e vediamo benissimo il centraggio della frequenza su 147. Andiamo a vedere se riusciamo a fare 433.000. Ci spostiamo con andiamo su 400, vediamo se 360, 400, vediamo se vediamo il segnale, ma non si vede perché dobbiamo aumentare, penso, l'ampiezza del segnale. Eccolo qua che sta apparendo, è questo qua, 433. Ora siamo sulla scala massima, però se noi andiamo sul verticale, ok, vediamo il nostro segnale a 433 MHz, lo vediamo qua, andiamo a centrarlo, vedete? Allora, aumentiamo un po' la scala, ok, vedete questo segnale che è 433. Andiamo a configurazione schermo intero, ok, proviamo a alzare ancora l'ampiezza, verticale 10 decibel, mettiamo 5 e saliamo un po' con la scala, ok, vediamo benissimo il nostro segnale a 433.
dobbiamo fare 4,40. Ok, vedete che si è spostato 4,40. Orizzontale. Siamo a 4,40. Se vogliamo allargarlo un pochino, ok, vediamo il nostro segnale a 4,40. 4,50, proviamo a fare 4,60. Ok, si è spostato, vedete? Dunque riuscite a arrivare, dovreste arrivare fino a 500. Proviamo 500. Allora diminuiamo un po' la divisione. Ok, vediamo se arriva fino a 500, che è il massimo. 500, vediamo. Okay. No, così siamo ancora a 4,50. 500. Ok, vedete il 500 che è molto alto come segnale, tra l'altro. È la fine della nostra scala di misura. 500. Ora andiamo a vedere qualche segnale ad onda quadra. Questo generatore arriva fino a 5 MHz, ha un'onda quadra e si può cambiare il suo dati cycle. Allora facciamo per 1, ci togliamo qua e qua, vediamo che abbiamo già un segnale. Ok, andiamo in automatico, vediamo cosa. Ok, adesso siamo a 650 kHz. Dunque se noi cambiamo un attimo la scala, così siamo intorno a 1 MHz. Un po' difficile regolare con questo, diciamo, potenziometro analogico. Comunque così siamo a 1 MHz ad onda quadra. A 1 MHz l'onda quadra è abbastanza buona. Proviamo a aumentare. Diciamo che poi va un po' a fronte di salita, va un po' a arrotondarsi, vedete. Alziamo al massimo fino a 6 MHz e il fronte di salita, diciamo, perde un po', perde molto. Ok, e rimpostiamo segnali più bassi. Ok, qua per esempio siamo a 600 kHz. Ok, andiamo a 1 kHz. Così siamo a 1 kHz. L'onda quadra è buona.
Ora andiamo a vedere la larghezza dell'impulso. Andiamo a cambiare la larghezza dell'impulso, se non sbaglio bisogna schiacciare questo, ok, e bisogna andare a variare, bisogna mettere la stessa scala, ok, e andare a variare la larghezza dell'impulso, ok, vedete, vediamo fino a quanto possiamo arrivare, andiamo a fare la misura, tipo, andiamo a vedere duty e andiamo a vedere le misure. Ok, abbiamo un dati cycle di, così siamo 14%, 20 fino ad arrivare a 50%, 50%, e abbiamo il 50% anche l'altra, la pausa, sia la pausa che il tempo che sta in salita, fino ad arrivare a un minimo del 7%. Poi non so come mai non riesce più a leggere l'oscilloscopio. Ok, e così abbiamo visto anche l'onda quadro. Se vi è piaciuto il video mettete un mi piace e iscrivetevi al canale.